Il post Inter Roma, Inzaghi a rischio esonero con le voci che diventano sempre più pressanti, un problema infortunati che comincia veramente a preoccupare ulteriormente, ci mancava solo questo in questo momento, poi retroscena su Dybala che fanno veramente infiammare la discussione e che accendono anche delle dietrologie roventi quando siamo alla vigilia di Inter-Barcellona, una partita importantissima, probabilmente decisiva per il nostro cammino in Europa all'interno di un ciclo di gare veramente di fuoco. Di questo parliamo all'interno dell'episodio di oggi in cui, visto il momento particolare e viste anche le tante cose, i tanti temi sul tavolo in casa Inter, ho deciso quindi di raccogliere questi temi in un unico episodio, anche perché credo dal mio punto di vista che tutti questi temi sono strettamente collegati anche e soprattutto dopo la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi che ha parlato in vista della partita contro il Barcellona ed è una conferenza che secondo me dobbiamo analizzare in maniera profonda. Quindi amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Torna il nostro format richiestissimo, quello delle top news del momento, dove condensiamo quindi le principali tematiche del momento in pochi minuti. Come dicevo, lo farò seguendo la traccia della conferenza stampa di mister Simone Inzaghi perché credo che riesca a collegare tutto quanto più o meno. Quindi lasciateci subito un bel mi piace al nostro contenuto, iscrivetevi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, in questo modo ci supportate, ci continuate ad aiutare a far crescere il nostro progetto e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che pubblichiamo ogni giorno. Quindi direi di partire, come detto, proprio dalle dichiarazioni di mister Inzaghi. Per me da questa conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona ci sono soprattutto 4 punti da sottolineare. Il quarto tra questi è quello che probabilmente mi preme di più sottolineare e che secondo me farà più discutere e che allarga ulteriormente la discussione. Partiamo però andando con ordine, partiamo dal primo punto, il primo, ovvero i toni e anche i contenuti delle dichiarazioni di mister Simone Inzaghi. Come si è presentato oggi Inzaghi in conferenza stampa? Per me è una prima considerazione interessante da fare perché abbiamo a lungo commentato sia le dichiarazioni della vigilia che quelle del post partita di Inter-Roma. Abbiamo parlato di un Inzaghi che ha tirato fuori gli artigli, ha tirato fuori delle dichiarazioni molto forti a protezione del suo lavoro e che alla luce poi del risultato emerso, del risultato uscito dalla sfida con la Roma, gli si sono anche, diciamo, ritorte contro queste dichiarazioni inevitabilmente. Anche nel post partita contro la Roma, poi Inzaghi aveva parlato di miglior prestazione della stagione ed è una dichiarazione anche qui che ha avuto sicuramente un effetto boomerang, ne abbiamo parlato ampiamente anche all'interno del club di Passione Inter. Oggi quindi mi preme sottolineare come in conferenza stampa ho visto un allenatore che ha pesato molto di più le dichiarazioni dal mio punto di vista, ha alleggerito di molto la comunicazione, ha cercato anche di schivare le polemiche anziché andare a sollevarle e non dico che si sia presentato con un atteggiamento rassegnato, ma sicuramente molto più da 0-0. In particolare sottolineo quindi quando gli è stato chiesto se è giusto dire che da Skriniar bisogna aspettarsi di più, viste le prestazioni non esaltanti in questa prima parte di stagione, e Inzaghi a questa domanda va a rispondere dicendo che sì, assolutamente bisogna aspettarsi di più, ma da tutti quanti, da tutta la squadra, a partire dal sottoscritto, da me stesso, dice in questo caso Inzaghi. Ecco, 3 giorni fa Inzaghi parlava di un allenatore, lui, che dimezza le perdite, aumenta i ricavi e porta i trofei. Oggi mi sembra già un bel cambio di rotta, quindi credo che lo scossone con la Roma si sia avvertito e sia stato forte. Quindi oggi c'è stato un cambio importante d'atteggiamento. Secondo punto da sottolineare in questa conferenza è il capitolo infortunati ed è una delle notizie anche del momento. Purtroppo Brozovic e Lukaku, lo sapevamo, rimarranno fuori. Inzaghi specifica che ovviamente Brozovic rimarrà fermo più a lungo considerando che si è infortunato più di recente. La questione preoccupante però è che in un primo momento era rimasto molto vago anche su Lukaku, poi di fatto post conferenza ha confermato che le indiscrezioni che stanno circolando, secondo le quali salterà sicuramente il Barcellona, ma molto probabilmente anche il Sassuolo, sembrano veritiere. Quindi in questo momento Lukaku, da quello che fa emergere anche Inzaghi, va verso un recupero in vista della prossima settimana, tra ritorno in casa del Barcellona o molto più probabilmente la sfida contro la Salernitana. Ed è un vero gran problema per un Inter che
sicuramente era stata pensata molto sulle spalle di Lukaku, che di fatto non è mai stato disponibile in questa prima parte di stagione. Nel frattempo è da valutare anche Roberto Gagliardini in queste ore prima della gara, mentre su Lautaro Martinez, che è uscito affaticato dalla sfida contro la Roma, gli esami svolti in mattinata hanno escluso problemi più seri, più gravi, quindi farà la rifinitura con la squadra, ma farà un allenamento parziale con il gruppo. Quindi Lautaro Martinez non è al meglio, va valutato. Direi in questo momento non sarei sorpreso da un'eventuale esclusione dalla sfida contro il Barcellona. Aspettiamo un ulteriore accertamento, un ulteriore aggiornamento, poi vi terremo ovviamente aggiornati all'interno della diretta delle 19:30. Non dovesse farcela, dovesse essere escluso Lautaro Martinez, diciamo che sarebbe abbastanza scontato vedere Correa far coppia con Edin Dzeko. Visto questo, Correa, sinceramente io valuterei anche un cambio modulo con Mkhitaryan a supporto di Dzeko, eventualmente più spazio, più coraggio agli inserimenti degli esterni. E parlando di esterni, io sinceramente, come sono state messe in discussione alcune posizioni squadra, comincerei a mettere in discussione anche altre, tipo la posizione di Denzel Dumfries, che con tutto il rispetto lo vedo molto appannato a partire dal derby. Bellanova in pochi minuti ha fatto intravedere qualcosa di più interessante. È chiaro che non può essere Bellanova a salvare tutto, però è la logica, secondo me, sottostante a queste scelte, cioè avere anche il coraggio di cambiare qualcuno che prima si reputava intoccabile, che però non sta andando bene, con qualcun altro che magari ci mette più voglia, è più libero mentalmente e può fare qualcosa in più. E questo secondo me ci collega anche al terzo punto emerso dalla conferenza stampa del mister oggi, ovvero la questione portiere. Se ne stava parlando anche molto prima di questa conferenza, ne abbiamo già parlato a lungo anche noi. Questa volta Inzaghi annuncia che contro il Barcellona giocherà Onana, che tra l'altro è un ex e va ad affrontare la sua terza partita tra i pali dell'Inter in Champions League, diventando di fatto il portiere della Champions. Il problema però, almeno dal mio punto di vista, è che poi Inzaghi specifica che non è una scelta definitiva, ma che deciderà di partita in partita chi sarà il portiere titolare dell'Inter ogni volta. Su questo tema mi sono espresso ampiamente nelle scorse settimane. Nell'ultima live dopo la partita contro la Roma abbiamo aggiunto tante considerazioni insieme. Mi limito a riassumere qui il mio pensiero. Intanto filtrano voci secondo cui dalla dirigenza stia trapelando anche un certo fastidio in questa gestione di Onana, fastidio che personalmente condivido e ribadisco nuovamente. Fermo restando che non è Handanovic l'unico colpevole o il principale colpevole di questo momento dell'Inter, ma io faccio banalmente questa considerazione. Con De Vrij, che pure contro il Barcellona potrebbe tornare in campo, non ho visto enormi problemi da parte del mister a rimpiazzarlo dopo alcuni errori gravi commessi. Non vedo perché, non capisco perché ci sia tutta questa difficoltà invece con Handanovic, che penso abbia commesso almeno gli stessi errori di De Vrij ad essere buoni. Se la difficoltà nel sostituire Handanovic sta nel fatto che è il capitano di questa squadra, io ricordo molti in queste ore mi hanno menzionato, mi hanno ricordato la gestione di Toldo, che ad un certo punto venne accantonato e gli si preferì Julio Cesar. Ricordo a proposito di capitani che addirittura con Zanetti ci fu un accantonamento piuttosto severo poi sul finire della sua avventura interista. Era un contesto diverso, c'era stato prima anche l'infortunio di Zanetti, però se si è accantonato Zanetti non capisco tutta questa difficoltà con Handanovic, con tutto il rispetto. Aggiungo poi, a proposito di Onana, hai preso un portiere che arriva da un lungo stop, sappiamo che dopo lo stop c'è bisogno comunque di tempo per farlo tornare in ritmo partita. Quello del portiere è un ruolo molto particolare e credo che più tempo lo si terrà fuori, più questo tempo di cui avrà bisogno per rimettersi nel ritmo partita si andrà ad allungare. Quindi più aspetti, più ti fai un autogol dal mio punto di vista e rischi di complicare sempre più l'inserimento di Onana. Per cui, come dicevo ieri, magari Onana potrebbe tornare in campo e commettere degli errori, un'incertezza c'è stata per esempio già contro il Bayern Monaco, ma io personalmente sono più disposto ad accettare gli errori di un portiere che deve rappresentare il mio prossimo futuro dell'Inter, piuttosto che quelli di un portiere che invece rappresenta ormai il passato. Se facciamo un parallelo, se ne è parlato spesso dell'importanza di Maignan per il Milan, anche Maignan all'inizio della sua avventura milanista qualche piccola incertezza e qualche errore lo ha commesso prima di diventare poi il migliore in Italia. Tutto sta nel dargli fiducia, continuità e sostenerlo anche nel caso in cui dovesse commettere degli errori. Speriamo che questa alternanza finisca presto.
Ci credo poco, viste anche le dichiarazioni, però ci speriamo. Sull'importanza poi della partita contro il Barcellona non mi soffermo, trovate tutte le dichiarazioni del mister in conferenza stampa, tra l'altro affiancato da Matteo Darmian, le dichiarazioni che trovate anche nel link in descrizione. Vado invece al punto numero 4, all'ultimo punto emerso da questa conferenza stampa, che si collega poi al tema del rischio esonero del mister e ci permette quindi di fare alcune considerazioni aggiuntive. Il tema numero 4 è questo famoso retroscena rovente che è stato nuovamente rilanciato in queste ore anche dalla Gazzetta dello Sport, sta trovando molto spazio sui social, nelle discussioni anche all'interno del gruppo Telegram di Passione Inter, un retroscena secondo il quale sarebbe stato Inzaghi in estate a dire di no all'arrivo di Dybala perché avrebbe preferito puntare sulla conferma di Correa in rosa. Vi leggo a tal proposito anche la risposta di Simone Inzaghi ad un giornalista che gli aveva chiesto se era vero questo scenario in cui Inzaghi ha detto no a Dybala preferendo Correa. Inzaghi devo dire che risponde un po' sorridendo e quindi già questo può darci un'indicazione, ma poi dice: "Io non ho deciso nulla, siamo tutti in un'unica direzione da 1 anno e mezzo. C'è un confronto quotidiano, si è fatta una scelta condivisa tutti insieme su Lukaku e Dybala". Questa è la risposta del mister che non cita quindi Correa direttamente, parla invece di scelta condivisa, ovviamente con dirigenza e proprietà, uomini mercato, tutti insieme su Lukaku e Dybala. Questa è la risposta di Inzaghi. Ora, a me personalmente non è sembrato troppo convinto, netto e definitivo in questa risposta, però di fatto ha smentito questa versione e ha parlato quindi, come dicevo, di scelta condivisa, tra Dybala e Lukaku. E in effetti, diciamo che lo sappiamo, quando c'è stato da scegliere ad un certo punto tra Dybala era in mano, poi si è presentata l'opportunità di prendere Lukaku, si è presa una decisione tra Lukaku e Dybala, si è andati dritti su Lukaku. Questa versione del fatto che Inzaghi avrebbe detto no a Dybala per puntare su Correa per me non regge per 2 motivi, poi ditemi che ne pensate anche voi nei commenti. Il primo è che di offerte concrete per vendere Correa personalmente non ne ho notizia se non di qualche diciamo discorso in prestito ma poco concreto e non credo che bastasse anche economicamente per fare spazio a Dybala. Soprattutto poi, secondo punto, se consideriamo che a fine mercato, lo abbiamo visto, c'erano molte difficoltà a creare spazio a bilancio per Acerbi, figuriamoci per aggiungere Dybala al pacchetto di attaccanti a disposizione. Diciamo che a me queste indiscrezioni, queste voci mediatiche che stanno circolando sembrano ancora una volta un altro tassello in questa battaglia mediatica evidentemente in corso, che si è sollevata soprattutto durante la sosta post sconfitta contro l'Udinese, dove Inzaghi, mi sembra abbastanza evidente anche questo, non ha molta protezione a livello mediatico e probabilmente ecco, all'interno dell'Inter qualcosa in realtà in direzione esonero si sta muovendo, almeno nelle valutazioni. Fermo restando che per il momento, andando poi con le notizie del momento, come dicevamo, e fornendovi un punto della situazione con quello che abbiamo potuto anche verificare noi, dalla dirigenza, dall'Inter ufficialmente, ma anche dietro le quinte, diciamo così, filtrano soltanto smentite all'ipotesi esonero, continuano tutti a parlare di fiducia confermata all'allenatore, non risultano in effetti nemmeno sondaggi esplorativi per nuovi allenatori, se non qualche intermediario che probabilmente, anzi molto più che probabilmente ha proposto qualche allenatore che però l'Inter non ha preso in considerazione. Quindi ad ora non si prevede un esonero. Secondo me un grosso alleato in questo senso di Inzaghi è anche il calendario, molto probabilmente con tutte queste partite ravvicinatissime e forse anche l'assenza di grandi allenatori liberi sulla piazza che altrimenti diventerebbero probabilmente più concreti. È chiaro però che la situazione è in rapida evoluzione perché domani c'è il Barcellona, noi saremo live, ve lo ricordo, con la preview della partita dalle 12 alle 13, un'ora per approfondire la gara e per presentarci la partita, poi dalle 19:45 la diretta solita per commentare la partita, dovrebbe tornare in campo De Vrij come accennavo prima e come ha detto anche il mister, poi nella live delle 19:30 vi daremo tutti gli aggiornamenti con le probabili formazioni, sabato il Sassuolo molto insidioso storicamente per l'Inter in trasferta, poi di nuovo il Barcellona al Camp Nou prima della Salernitana, è un ciclo di gare molto importanti, vediamo
di reggere intanto l'urto e di poter magari, speriamo, rilanciarci. Nei commenti aspetto ovviamente le vostre valutazioni sui vari temi che abbiamo sottolineato all'interno di questo episodio di oggi. Prima di salutarvi, vi ricordo ovviamente il club di Passione Inter, dove alle 22 ci sentiremo come al solito con un approfondimento esclusivo come ogni lunedì dalle 22 in poi, quindi vi aspettiamo su passioneinter.club. In descrizione, per chi ci ascolta in podcast, vi lascio anche un altro contenuto che secondo me dovreste recuperare, un'analisi del nostro Simone Frizza, che ha lanciato anche un interrogativo molto interessante secondo me sulla posizione di Simone Inzaghi, quindi lo trovate in descrizione per chi ci segue in podcast, mentre per chi ci sta seguendo da YouTube ve lo lascio qui, vi basta cliccare e vi consiglio di cliccare.